Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del cancro, ascendente cancro, luna o Venere in cancro. Andiamo a vedere con che energie ti confronterai nei prossimi 7-8 giorni, vediamo cosa accade nella realtà fenomenica e come adoperarci al meglio per realizzare il nostro capolavoro di vita. Detto questo, invito tutte le ragazze nuove a studiare i contenuti delle mie playlist, soprattutto l'arte sciamanica, per praticare appunto la magia pratica e consapevole nella realizzazione dell'abbattimento di paure, resistenze che ci separano dalla prosperità in tutti i termini, ok? Per chiunque lo desiderasse, ho messo in vendita il mio primo libro, che è la mia tesi di laurea in naturopatia, Il risveglio della coscienza. Mi mandasse una mail a taromantic21@gmail.com. È in formato PDF, solo PDF, scaricabile su PC, tablet o computer, e per chi lo desiderasse lo può stampare in cartoleria. Detto questo, ragazze mie ragazzi, partiamo subito. Allora, partiamo con gli oracoli, vediamo con che energie ti confronterai nei prossimi giorni. Cosa accade? Vediamo. Video sempre valido dal momento in cui lo guardi, eh? E sì, wow, questa è la carta della prosperità, un bellissimo quadrifoglio. Va tutto bene, continua così. È una carta di grande prosperità. Sarà una settimana, 10 giorni molto fortunati per te. E la fortuna gira dalla tua parte. E sì, quindi è una risposta. Se avevi dubbi a qualcosa, se stavi chiedendo qualcosa, se andasse bene oppure no, va bene, va tutto bene, ti dicono. È una carta di grande prosperità e bellezza questa, fortunate in vari ambiti. Adesso andiamo a vedere quali, però è una carta di grande prosperità e ti dice di cogliere proprio le occasioni che ci saranno, perché sono occasioni fortunate per te in questi giorni. Vediamo di che cosa si tratta. Quindi è una carta di prosperità, di fortuna, di bellezza, di abbondanza. Questo verde mi parla del quarto chakra, cuore aperto, gratitudine, una pioggia d'oro su di te anche a livello magari economico, lavorativo. Vediamo cosa ci dicono, cosa ci raccontano i tarocchi rispetto a questa carta. E sì, va tutto bene, continua così. Vediamo che situazione ci descrivono. Paggio di denari, la forza e la regina di coppe. Mi parlano prima di tutto, qua ci sei tu cancro, del recupero delle tue energie, della tua forza. Se eri stanca, la forza mi parla del recupero delle energie, della tua pazienza, fluirai di nuovo. Se non siamo stati bene, un po' giù anche fisicamente, il recupero totale delle tue energie. Paggio di denari mi dice che ci sono anche delle entrate in ambito lavorativo, o comunque dei nuovi inizi sul piano lavorativo, e il recupero soprattutto delle tue energie. Magari io non leggo le carte al contrario, questa carta stava così, però è come se mi dicessero stavi avendo poca pazienza ultimamente anche, no? Magari eri un po' debilitata a livello fisico, psichico. Mi dicono recupero totale delle tue energie, buona sorte e tempismo. E il paggio dei denari mi parla di lavoro, di situazioni lavorative che iniziano a fluire o fluiscono, o ci sono delle entrate. Qua abbiamo un 7 di bastoni, mi parla di limiti che ci sono potuti essere ultimamente, no? Vediamo subito di cosa mi parla, sia a livello psicofisico, con questi qua, i tarocchi dell'indovino. Vediamo un po' di cosa mi parla questo recupero delle energie, questa forza. Gli amanti, il carro. Wow, successo, pieno successo anche in famiglia o con una persona che ami. Mi stanno dicendo, puntando l'attenzione adesso sull'amore. Allora qua mi dicono che c'è una persona che viaggia verso di te o viene verso di te, o
Vedo successo, questo è un 10 di coppe, no? 10 di cuori, che mi parla di armonia in famiglia o da parte di una persona. Vedo il recupero delle tue energie, recupero delle forze, ti sentirai amata, amato. È una carta bellissima. Beh, sono carte bellissime queste, eh. Su più aspetti, fammene mettere ancora per quanto riguarda la fortuna, quindi per quanto riguarda la fortuna con quel quadrifoglio, dove si avrà questa fortuna in particolare, oltre a quello che abbiamo visto già? Dove si avrà questa fortuna, oltre a quello che abbiamo già visto? Fortuna, arrivo, un cavaliere di cuori. Qua ti sentirai amata da qualcuno, amato. Arrivo, c'è qualcuno in arrivo da te, proprio in arrivo da te, e c'è qualcuno che vuole proporti anche un'uscita o un invito d'amore qua, o sta a passare del tempo insieme. Ok, comunque l'amore lo vediamo dopo, però c'è proprio un recupero delle energie qua, eh. E vediamo adesso, magari eri un po' spazientito, insomma, un po' così. Vediamo con le carte delle relazioni che mi parlano a più aspetti, no? Ad ampio raggio queste carte qui. Vediamo cosa abbiamo in questa settimana, in questi prossimi 7-8 giorni. No, 200 no, aspetta che sta girando tutte. Allora, vediamo. Fuga emotiva chakra sacrale. Allora, qua o abbiamo attraversato o stiamo attraversando una fuga dalle nostre emozioni. O l'abbiamo attraversata e qua mi dice che, te l'ho già detto, c'è un recupero perché ti dai alle tue emozioni. Chakra sacrale è proprio il primo chakra, no? È come se mi dicessero, il radicamento ce l'hai se ti radichi alle tue emozioni, ti dai. Uketamo, io includo, uketamo, io includo le mie emozioni. Possiamo avere a che fare o con una fuga emotiva tua, a non voler sentire le emozioni, la puoi avere in questa settimana, però abbiamo visto che poi si risolve. Oppure qualcuno che scappa, no? Qualcuno che scappa ci rimanda il fatto che noi stiamo scappando da alcune nostre emozioni. Mi spiego? È tutto uno specchio la realtà, no? Vediamo di che cosa ci parla questa fuga emotiva. Se qualcuno è scappato, qua c'è il recupero di questa situazione, perché l'abbiamo visto anche con le carte di prima, stanno puntando molto l'attenzione su questo. Quindi questa fuga emotiva chakra sacrale, di cosa parliamo? Sì, abbiamo un 8 di spade, ci siamo sentiti un po' avviliti probabilmente, un'incapacità di pensare, ci siamo sentiti forse un po' in agonia. 8 di coppe, arriva un cambio e 4 di coppe. Sai che cosa è successo qua? Allora, siamo stati un po' siamo stati insoddisfatti o possiamo essere insoddisfatti rispetto a una situazione emozionale. C'è il rifiuto di voler accettare delle emozioni, il rifiuto del nuovo anche, il rifiuto di voler accettare le emozioni, il rifiuto del nuovo in che senso? Il rifiuto del nuovo, se tu non accetti le emozioni ti ritorna il vecchio. Mi spiego? E qua mi parlano che tu con questo 4 di coppe, la temperanza, perché 4 di coppe? Fammi vedere. Il giudizio. Il giudizio mi parla di prendere delle decisioni, per l'imperatrice. Ti risvegli, se abbiamo avuto una situazione emozionale, un po' di abbassamento d'animo, agonia mentale, o qualcuno è scappato, o qualcuno ci ha rifiutato, o ci siamo sentiti in questo modo, è come se il karma ti avesse messo davanti a una prova importante affinché tu potessi accettare, includere uketamo delle situazioni emozionali pesanti che ti sei portato avanti da tempo e che non volevi vedere, o comunque anche se le hai viste dovevi fare un lavoro un po' più pieno in quelle emozioni, no? Il giudizio mi parla proprio di questo passato che riemerge a livello emozionale affinché tu possa non più scappare, fuga emotiva dalle tue emozioni, ma includerle. E qua si prende la decisione di includerle. A cosa porta il giudizio? E infatti c'è il paggio di coppe, un'apertura emozionale da parte tua e anche a qualcuno che ti chiama, ti dà, oppure qualcuno che è gentile, amabile nei tuoi confronti,
ti apri o al nuovo, ti apri all'amore o ti apri, d'accordo? Sì. Vediamo adesso sull'amore nello specifico, ce lo andiamo a fare. Abbiamo visto la parte del lavoro sulle emozioni. Vediamo nell'amore cosa accade nei prossimi giorni. Andiamo a mettere una fila che parla di te, cosa accade nell'amore e la persona che ti viene incontro. Allora, cosa accade nell'amore per le mie ragazze e i miei ragazzi del cancro? Come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi del cancro in amore? Infatti il 4 di coppe, abbiamo un po' di noia, un po' di stare un po' stanche, 2 di bastoni, 9 di spade. Stiamo attraversando un momento particolare a livello emozionale, ci sono preoccupazioni, qual è il mio futuro, che scelta devo fare a livello emozionale, non lo so, 9 di spade, mi sveglio la notte, tutte emozioni che si possono essere somatizzate nel corpo, ecco perché mi mettono la forza sotto forma di dolori articolari anche, mi spiego? E quindi fuga, no? Perché stavamo scappando da non voler integrare delle emozioni che le altre persone ci danno sotto forma di maschera del divino, no? Sì, qua abbiamo l'imperatore, un po' di rigidità c'era a livello emozionale, forse abbiamo avuto a che fare con questa regina di coppe che stava al contrario, poi io ripeto le carte al contrario non le leggo, però vicino alla forza è indicativo, come se non avessimo avuto pazienza, o non abbiamo pazienza rispetto a dei percorsi emozionali, no? Nell'accettare le emozioni, gli eventi, nel farli fluire. E quindi è come se mi stanno descrivendo un quadro da cui usciamo vittoriosi e sì, va tutto bene, continua così. Vediamo la persona che viene nei tuoi confronti. La persona che viene nei tuoi confronti. Regina di coppe, gli amanti, 8 di spade. C'è una persona molto innamorata di te, però anche questa persona si sente con un'agonia mentale, non sa cosa pensare. Qua c'è la regina di coppe e qua ci sei tu, cancro, anche se sei uomo. Gli amanti è una persona che ti ama molto. 8 di spade, però pure questa qua, pure questa persona, 8 di spade, si sente avvilito o avvilita. 5 di bastoni, forse avete avuto delle tensioni o c'è tensione tra di voi e questa persona si sente un po' bloccata. O discussioni tra di voi per terze persone, discussioni tra di voi, vedi la torre, è successo qualcosa, 8 di denari, forse perché non metteva impegno questa persona nei tuoi confronti, nei confronti della relazione. Però qua c'è amore, eh? Vediamo che succede alla fine in amore per te in questi giorni. È l'imperatrice. E ti risvegli proprio a nuova era. 4 di spade, te la godi con te stessa. E la luna, qua ci sei tu. Guarda, allora, queste carte mi dicono una cosa molto specifica. Ti riprendi a livello emozionale se non sei stata bene, o comunque sia se abbiamo avuto un po' di alti e bassi a livelli emozionali, c'è l'imperatrice, no? L'imperatrice è colei che ora ci sono io, mi sono ripresa, sto benissimo. 4 di spade mi dice che te la godi con te stessa, senza darti troppo all'altro, chiunque l'altro sia. E la luna mi parla del perché non ti dai, non ti apri troppo. Perché seguirai le tue intuizioni nel volerti dare quando ti vuoi dare o quando non ti vuoi dare, perché ci sono un po' di turbe interne ancora rispetto all'altro fuori da te, nonostante tu ti sia ripresa a livello psicofisico, mi spiego? Ti dedicherai più a te, che ne so, qua c'è una donna che fa shopping, 4 di spade mi parla della ti riposerai finalmente bene, magari non stavi dormendo, 9 di spade, 4 di spade. E la luna mi parla di seguire le tue intuizioni su ciò che devi fare o ciò che non devi fare, a livello intuitivo proprio. 10 denari, ti dedicherai alla casa, alla famiglia. Vediamo però nel rapporto c'è un po' di tensione perché la luna, 10 di coppe, seguirai le tue intuizioni
e queste intuizioni ti porteranno pian piano in questi prossimi giorni a condividerti e vedo una grande felicità, non subito da quando senti questo video, qualche giorno dopo. Re di spade, vediamo energia positiva per te in amore. L'energia positiva è il mondo, si apre un nuovo cammino, una nuova tappa che parte dal tuo livello psicofisico, ok? Energia negativa, 7 di coppe, c'è un po' di confusione sull'altro, sull'amore con l'altro, sul darsi. C'è un po' di confusione, però la meditazione, qua il 4 di spade è anche la carta della meditazione, no? La meditazione, dedicarti a te stessa ti aiuterà perché l'intuizione ti guiderà piano piano ad aprirti, a condividerti con quella persona o con la famiglia, piano piano, mi spiego? Perché qua c'era una fuga emotiva e quindi è il contatto con le tue emozioni. Fammi vedere perché questa persona ha l'8 di spade. Il 5 di coppe, è una persona che non sta bene a livello emozionale, si sente anche in colpa, sente la perdita. Qua c'è una persona che ti ama molto, o a cui piaci molto, sì, però sente la perdita. Qua io vedo che tu ti riprendi e piano piano poi ti apri. E c'è una condivisione bellissima con questa persona, anche con altre persone, magari con la famiglia. Qua abbiamo i segni del gemelli, cancro come te, pesci, scorpione, toro, acquario, leone. Segni principali sono questi. Ma al di là del segno è questa l'energia. Vediamo un po' cosa ti dirà questa persona, lo facciamo con i miei oracoli, lui, lei, che potete trovare sotto l'info box in descrizione. E quindi uscimmo a rivedere le stelle. Sì, mi parla di sanazione, di una nuova tappa. Vuole una nuova tappa con te questa persona e ci sarà. Qua ricordiamo che questa è la carta tra le più belle del mazzo, va tutto bene, continua così. Quindi qua ci stanno descrivendo come fare, come adempiere a tutto questo. Fatevi le meditazioni che ho messo sul canale, ragazze mie, sono piccole e brevi, proprio perché qua il 4 di spade me lo chiama. Cos'altro? Mi hai strappato il cuore. Qua c'è una persona a cui strapperai il cuore o hai strappato il cuore. Cos'altro? Sono geloso di te. E c'è una persona che è gelosa pure di te, ma perché qua c'è amore, mi spiego? Sì. Quindi io vedo tutto sommato una ripresa graduale e anche a livello emozionale per te, ti apri le tue emozioni, quindi inizi ad aprirti anche all'altro fuori da te, mi spiego, però graduale, da quando senti questo video è graduale, d'accordo? Ok, quindi ragazze mie e ragazzi, detto questo io vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica! Mua!